qualcos'altro, questo no, fisica. Allora, vediamo un esempio proprio di utilizzo del motore fisico, seppur in maniera un po' di base. Vediamo quanto è semplice ottenere un'animazione di questo tipo. Le dichiarazioni sono più o meno sempre le stesse, aggiungiamo transitionable e spring transition. Spring transition è proprio un oggetto che fa parte sempre di Famous, che descrive il movimento a molla utilizzando il motore fisico di Famous. Registro questo metodo nel mio transitionable, che è un oggetto che mi servirà appunto, che utilizzerò nel modificatore per dare il movimento. Gli dico di utilizzare il metodo spring, cioè a molla, e di utilizzare appunto il metodo spring transition. Ok? Preparo la mia superficie come sempre, content moving e colore rosso, sarebbe questo. Preparo il mio modifier che centralizza, ma mette allineamento in alto, in modo da farlo cadere dall'alto. Metto tutto nel body e poi dico come deve essere questo mio movimento, come deve essere questa molla. Ok, il metodo da usare abbiamo detto spring. La prima oscillazione deve durare 1 secondo e questa diciamo che è la durezza della molla. Ovviamente non sto a calcolare tutte le variazioni a seconda delle varie oscillazioni, ci pensa lui, questo è il punto, e quando ho finito cambio il testo della superficie, metto still e per esempio cambio un'altra proprietà della superficie utilizzando il metodo setProperties e dandogli un oggetto, quindi tra parentesi graffe, background color, CSS, e gli do il colore che voglio. Vedete che cambia solamente quando l'animazione è completamente finita. Se io cambio la durezza della molla e metto 6, vedete che il movimento sarà molto più contenuto. Ok, questo è un piccolo esempio tutto sommato di utilizzo di motore 3D. Okay. E del footer layout, questo ci può servire diciamo in ogni occasione. Il risultato è questo, come dice il nome ho un header e un footer, qui in mezzo posso mettere diciamo, il mio sito web per esempio. C'è un oggetto apposta di Famous per questo che viene caricato, creo la mia superficie che andrà nell'header, la superficie che metterò nel content, quindi nella parte centrale e nel footer. Tenete conto che al posto di queste superfici io probabilmente vorrò mettere qualcosa di più complesso nella mia interfaccia e utilizzerò probabilmente delle view e quindi compierò quell'operazione di innestare un intero albero di rendering direttamente dentro questi spazi. Ok, prendo l'oggetto del footer layout, ne dichiaro uno nuovo, prendo la definizione, dichiaro un nuovo oggetto del footer layout, gli dico che l'header deve essere 800 pixel, il footer 50 e do questo oggetto qua, vuoto al momento. Gli dico di aggiungere nell'header questa superficie che ho preparato per questa parte e così via per le altre, content surface per il content eccetera. Non farò altro poi che mettere il mio header footer layout nel context ed è quello il risultato che ottengo. Volendo fare una modifica al volo, ok, utilizzo un modificatore, vedete che la superficie che ho messo nel content non occupa più tutto il content ovviamente, ma ne occupa solo una parte. Perché? Perché la superficie che io adibito ad essere messa nella parte centrale della pagina ha come impostazione di dimensione undefined e undefined. Questo abbiamo detto che significa che prende tutto lo spazio che gli dà a disposizione il parent, quindi l'oggetto che lo contiene. Abilitando queste righe qua, scommentandole, praticamente io prendo quella superficie lì e la metto dentro il modificatore.
Al modificatore gli dico che gli potrei dare una size fissa, invece decido di utilizzare per l'occasione questa proprietà qua che non abbiamo ancora visto, che è proportion, e gli dico che deve essere metà della dimensione di tutto il content, dello spazio del content, sia in altezza che in larghezza, e gli dico di appoggiarlo da un lato. Vedete che se io modifico questa, la proporzione rimane costante, quindi sempre 0,5 e 0,5. Se qui metto size e metto una dimensione fissa, ovviamente cambiando quel bordo lì, di conseguenza rimarrà fissa anche la superficie. Ok, proseguiamo. Start view. Scroll view. Ok, questo è abbastanza carino perché vi fa vedere anche qui, insomma, come possono essere le performance di Famous. Allora, vedete che io qui mi preparo degli elementi, molto semplice, un array di numeri banalissimo da 1 a 10. Sulla base di questi creo delle superfici e le metto dentro la scroll view con questo metodo qua, sequence from. Surfaces è l'array delle superfici che creo a partire da quei numeri, molto banali. Ecco qua, vedete qual è la fluidità, ma queste sono solamente 10 superfici, quindi abbastanza semplice. Facciamo una piccola modifica anche qui. Anziché usare questo array di elementi, specifico io quanti ne voglio utilizzare. Diciamo che io ne voglio 500. Qui non uso più questo indice, ma lo uso ovviamente. Ecco qua. Ok, adesso queste sono superfici vuote, quindi uno potrebbe pensare che non sia proprio indicativo delle performance di Famous, però comunque vi invito a fare una prova del genere con altri sistemi e magari anche mettere dentro queste superfici delle immagini. Ok, questo per capire a questo ragazzo che adesso poi è dipendente di Famous. Ho fatto questo sito dove è molto facile vedere insomma, come queste strutture si creano. Sì. Ok. Ecco qua. È nel footer layout, quello che abbiamo visto prima. Abbiamo un context dove appoggiamo un header footer layout. Dentro ogni sezione, ok, perché lo scrivo su in alto, questo è il render node per l'header, per il content, per il footer, e queste sono le superfici che ci mettiamo dentro. Questo è il codice che genera dinamicamente quello schema. La scroll view che abbiamo visto per ultima è questa, quindi un context, una scroll view, ok? La view sequence, che è la sequenza di tutti che davo per l'array di prima, e queste sono tutte le superfici, che sono queste. E questo è il codice che lo crea, che è vabbè, né più né meno quello che ho anche usato per quell'altro esempio. E quindi ecco che qui possiamo vedere come interagiscono tra loro queste strutture create da Famous. Questo qui dinamicamente, senza fermarsi mai, continua ad aggiungere superfici al nostro body e a modificare quindi dinamicamente anche lo schema, e praticamente non ha fine questa cosa. Comunque, per vedere che non ha difficoltà ad aggiungere diverse centinaia di superfici senza nessun problema. E vabbè, poi qui sono anche statiche, quindi non è assolutamente ok. Quindi i modificatori, che sono quelli con cui noi modifichiamo il posizionamento, hanno diverse possibilità di essere creati. Alla creazione, ma anche dopo, possiamo cambiarne la dimensione, la proporzione, che è quella che abbiamo visto prima, allineamento e origine,
e abbiamo la possibilità di dare una trasformata che modifica la superficie che noi modifichiamo attraverso questo modificatore, ne modifica la posizione sul body. Le trasformate che possiamo dare sono queste: traslazione, che abbiamo visto prima, lungo gli assi x, y e z, se diamo una prospettiva alla nostra scena. Possiamo scalarli, e quindi queste x, y, z saranno in notazione, cioè 1, 1, 1 rimane la dimensione attuale. Rotazione secondo tutti gli assi, skew, che è praticamente una stortura, non è una rotazione ma è proprio che se ho un rettangolo che storco i lati, quindi per intenderci non ho più angoli retti agli angoli. Multiply è quello che abbiamo visto per per fare più di queste trasformate allo stesso momento. Si calcola lui tutte le matrici intermedie. Ok, Carousel è uno dei plugin che sarà disponibile appunto per Famous, per fare gallerie di immagini. Questa, diciamo, l'ho fatta io, è molto banale, però vedete che adesso vi faccio vedere con quanto poco codice si può ottenere questo risultato, molto fluida, si può anche scrollare ed è tutto parametrizzabile, nel senso che io posso ho queste trasformazioni che vedo tra una foto e l'altra sono parametrizzabili, anche la modalità di disposizione sulla griglia, che comunque è dinamica, perché se lo vedo su un dispositivo diverso, se ruoto un tablet, si distribuiscono da sole. E vediamo come è stata costruita questa cosa. Ecco qui. Ok, faccio un array per le mie slide. Le creo faccio delle image surface dandogli l'indirizzo delle immagini che ho nel mio progetto e le butto dentro questo array. E fino a qui nulla di che. Ok, qui creo l'oggetto carousel. Se non scorre. No? Va bene. E gli dico che gli oggetti da utilizzare sono quelli dell'array che ho appena creato. Gli dico qual è l'area su cui distribuirsi, gli dico se voglio i pallini sotto per capire che pagina sono, che sono dati opzionali già di default messi a true, se voglio che vada in loop, gli do l'indirizzo dell'immagine per la freccia destra e freccia sinistra e gli dico come devono essere disposti. Ok, queste sono ovviamente le opzioni base proprio minime per creare una cosa del genere. Dopo lì ovviamente ho messo anche degli eventi su dei click sulle immagini, ma si svolge tutto all'interno di una scena Facebook, quindi con le facilitazioni che ne derivano. E alla fine metto il mio carousel sul body, semplicemente. Ok, abbiamo adesso un altro piccolo filmato, magari non lo vediamo tutto, ma cose che praticamente Famous sarà in grado di fare grazie all'integrazione con WebGL nelle prossime settimane probabilmente, e sono descritte direttamente da Steve Newcomb. We switch to the second demo I'd like to start showing you. Actually, I just wanted to stay on the layout real quickly again. So here at our table was our first kitchen sink test. This was one of our second tests, and you can actually see here we're in actual real 3D, but this is just regular HTML. And what we're doing here is a whole bunch of things that you're not supposed to be able to do at all with HTML5. And we were playing in this particular case with box shadow. And in this case, we're rendering box shadows that are as large as 600 pixel box shadows on each of these little circles here to create this little glowing effect. And what's really fascinating about this particular demo is we decided to up the complexity level to stress out the system a little bit more by having this DOM auto-generated by a feed. And in this case, the feed is we played a song, and the actual frequencies within the song generate the render tree live. Now I'm going to turn on the music and kind of show you guys a demo of how this works. So here we are with some music, and this music is actually generating this DOM on the fly.
And what's beautiful is even though this is generating this down on the fly, and there's huge box shadows, I can actually play with the camera and spin this around while it's actually being generated. So we spent the first 2 years basically doing these types of tests to make sure that we can do very, very complex things. And we try to do these things in regular HTML5, and we actually got to a point where you just can't even do them at all. So now let's get to the physics demo that I wanted to show you guys. Physics, a lot of people say, what is valuable about physics? Well, one value is you get very natural feeling animations, and you get very powerful animations. But the biggest value you get is that with a physics animation, it's simply computing math in order to handle animations. And it has a quality about it that it is infinitely composable. So as complexity increases, a physics engine kind of just gobbles up that complexity and just runs the math and spits out the result without being affected anywhere near as much as if you're custom rolling CSS3 animations. Let me give you an example. When you think about responsive design, you can actually increase that complexity very, very rapidly. So we built this little demo to show that. As we know, responsive design is all about either changing the viewport size and keeping the number of elements in the viewport constant, and then rejiggering those elements wisely depending on the size of that viewport, or keeping the viewport constant and changing the number of elements in that viewport and rejiggering those elements wisely. Commonly, you think about grid layouts or things like Twitter Bootstrap to do these things. Twitter Bootstrap works nicely at the complexity level that it was designed to handle. But imagine if we increased it one order of magnitude, and that's what we've done here. So the elements are these little blue dots that you see, and the viewport, in this case, is not a 2D surface that's a square screen. It's actually a sphere. So this level of complexity is something that a tool like Bootstrap was really never meant or never designed to be able to handle, and custom coding JavaScript to be able to handle responsive design in this particular scenario would be nearly impossible. And let me demonstrate what the problem is. So let's keep the viewport constant, but add elements to the viewport, or the sphere in this case. And you can see the problem right away that as we add these elements, they're not wisely distributed amongst the sphere. And when you ask someone that's using Bootstrap or trying to custom roll JavaScript, how would you address this problem? How would you get these blue dots to wisely redistribute themselves across the sphere? And when you try to custom code that, it's almost a nearly impossible process to do. But in physics, it's actually quite simple. In physics, you would simply say, well, I would put a magnetic charge on one of these particles, and I would give them all positive charge that's equal, so that they equally repel each other. And since we have our own physics engine, we can expose it to its deepest levels. And so we actually created sliders here where you can actually tap into the repulsion in the physics engine and apply that to these dots. And what's beautiful is and we can add a bunch of elements here to kind of have fun with this. But as you add repulsion into these elements, the physics engine just handles that infinite complexity wisely. And we can actually see we can redistribute all of these dots very, very wisely throughout the system. And what's beautiful about physics is that even if you go beyond this level of complexity, it still wisely handles it. So if I really start to tear apart this system, really start to play with it, it actually just recovers insanely wisely. Even if I start really ripping this apart at a level that nothing but a physics engine could really ever handle in levels of complexity. So if I kind of increase the rotation to the point where I actually have a little bit of Saturn with its rings here, now when I add elements into this system, the physics engine sort of gobbles them up, as I mentioned, and I can add as many as I'd like, and it just puts them in the right spot. These are the types of things that we looked at early on in Famous and said, how do we create these stressor or the abstract examples to make sure that we can do them wisely first? And if we can do these things wisely, then boy, building a web page becomes super duper easy. And so let's give you an example of what happens when you can combine
beautiful layout, handle complexity, and add physics all at the same time. So let's go over to a Lightbox widget. Lightbox is probably the most popular jQuery widget that exists out there. It's reported that jQuery is on over half of the websites on Earth, and so there's 1 billion websites that exist today. So that means jQuery and widgets like Lightbox exist on over 500 million websites. Now, Lightbox is generally pretty simple. It's usually in a grid layout, and then you're selecting one of the items in that grid layout, and it pops it forward in space to let you know that you selected it for reading. The beauty is when you have a physics engine doing that same type of widget, you actually get much more gorgeous types of animations. So here's what it looks like when you have a physics engine with 3D layout doing Lightbox animations. Now what's really beautiful is because we built our own animation engine and we built our own layout engine, we get an advantage that you don't get with using browser layout and browser animation, and that's that we're not a black box. As a JavaScript engineer, you get direct access right down to the metal, down to the source code. So you could expose to a designer any attributes that you would like about anything, and that allows a designer to design on the fly. So we could change anything we want about the layout, and you can see the physics engine just gobbling up the complexity. I can increase, decrease, all sorts of feature sets here. I can change the animation quite dramatically here, as you see there, and I can continue to change it dramatically. Let me make a few fun changes here. Timing. And as you can see, as I'm changing the size of these guys, the physics engine just gobbles it up and changes the position. And now I've changed the animation, so it's dramatically different. You see these guys are punching back very, very different. And you get to a point where you're creating animations and you become more of a director and more of an artist, and you kind of let the code get out of your way as a designer to build these things. Now, everything I've shown you so far was in pure DOM. But I mentioned that the third engine, the third big thing that we're doing, which represents the future of Famous, is being able to render to anything. To be able to render to DOM and WebGL at the same time. And that gives us a very, very powerful tool set as developers and designers, because it lets us use the right tool for the right job. And what's important about that is that here's our tools. We have DOM, SVG, Canvas, and WebGL as our tool set in the web. No one has ever combined all of those tools in the same coordinate space. And Famous is the first company to be able to provide a single platform that does perspective and all of these tools all in the same coordinate space. And what that means is that we can use these things appropriately for what they were designed to be used for. So if you want to render content and lay out content that needs to be SEOable by Google, you want to use DOM. However, if you want high fidelity graphics in 3D, you want to use WebGL. And we thought, boy, wouldn't it be beautiful if you started marrying these two things perfectly in 3D coordinate space. So this is a demo that we built that actually showcases what it looks like when you marry WebGL and DOM at the same time. And what we've built, it's not up yet, I'm about to start it here. But what we've built is what we call a little magic keyboard. It sort of gives you an idea of what if you built a keyboard in 3D space and had the letters and the things like that in DOM, but all the effects that are going on occurring in WebGL, and then they're playing together in the same coordinate space. So we built this fun little keyboard that you can go play with, and it sort of gives you an idea, and you can kind of see that what's happening here is the letters are DOM, but that rainbow effect, that's in GL, something much more complex than you could ever accomplish in CSS3. And now that we have the keyboard here, I can type. We can have all sorts of fun with this, and you see me holding the letter out here. You can actually see the GL effect spinning around with the letter K. However, the beauty is that letter K is DOM. I could change that letter K on the fly to any text I want, and it will change. I can also hit as many things as I want, and you see that the physics engine just gobbles it up.
these are our sort of primitive tests of our engine. And as you guys know, we're only at a 0.3.0 state in the beta. But it's because of this powerful view layer that we're growing so darn fast. In our first 4 months after we released 0.1.0, we grew faster than Angular did in its first 4 months, and we also grew faster than Docker did in its first 4 months. And what that means is that we are getting lots and lots of attention from the browsers and from the big companies out there that want to partner with us and help make famous the view layer for the web. And we're very proud to say that even with a big MVC like Google's Angular, we're going to be one of the 2 super frameworks that will be testing out and validating Angular 2.0, and we'll be doing that with famous mixed mode. In addition, we're working to partner with jQuery itself and make sure that we can rebuild all of those beautiful jQuery widgets in famous mixed mode. So imagine famous Lightbox not just in DOM, but actually famous Lightbox in full mixed mode, but done in a jQuery style, so it's just a jQuery plugin. So these are the types of things that we're working on, and we work with all of our Meetup partners to make sure that we guys can support you guys as best we can. And we want to let everybody know, just concentrate on those 3 big benefits that we provide. So it's being able to do our own layout and have access to that engine, being able to do our own physics and having access to that engine, and being able to render to anything we want so that we can always use the right tool for the right job. And this is how we think, eventually, the web will win and will be able to allow us to build any website, any mobile website, and any mobile app we want in one code base and deploy to any device. I really am really happy you guys have come together to take a look at Famous. I hope we do a good job for you guys. I'm happy to answer any question you guys have, and happy to have my team help you guys any way we can. Thanks a bunch. Ok, quindi abbiamo visto un po' di potenzialità di Famous oggigiorno e anche quello che sarà in grado di fare domani, combinandosi con Angular 2.0. Ok, qui vabbè, c'era un'altra piccola demo che mi piace farvi vedere molto semplicemente. Questo è sempre fatto anche con Famous più WebGL. Abbiamo una pagina viva di Yahoo, normalissima, in DOM, ed ecco che viene accartocciata letteralmente, sempre grazie a WebGL. E questo ovviamente non è fattibile in nessun'altra maniera se non con un motore fisico e Famous. Ok, le altre demo praticamente l'ha fatta Steve. Ok, Famous Labs è semplicemente diciamo, il servizio del quale io ho usufruito. Questi sono uffici Famous a San Francisco e chiunque voglia andare da loro, diciamo, le porte sono aperte e vi potranno aiutare nel fare la vostra applicazione, e quindi potrete ottenere il vostro aiuto, sapere delle novità in anteprima ovviamente, e anche dare del feedback che può essere determinante anche per gli sviluppi futuri. E ok, ogni giovedì loro fanno una specie di giornata dedicata ai dipendenti che mostrano progetti fatti diciamo durante l'orario di lavoro, però che non hanno a che vedere con i progetti che seguono attualmente, ma sono delle prove, delle sperimentazioni per spingere il più possibile la Famous. Ok, e questa è la mail con la quale potete avere informazioni e anche aiuto, semplicemente se non volete andare fino là, insomma. Ok, quindi praticamente una cosa saggia sarebbe quella di cominciare oggi ad utilizzare Famous, e questo vabbè mi sento di dirlo non perché ho questa maglietta, ma per il motivo per cui indosso, cioè nel senso che comunque sia questa tecnologia, questa azienda sta tracciando una linea abbastanza profonda nello sviluppo web, e c'è un motivo se Mozilla, Google, Adobe, Intel sono tutti interessati in questa tecnologia, ed è la tecnologia diciamo più papabile per far vincere il web, cosa che probabilmente in futuro dominerà vista anche la diffusione dei dispositivi mobili eccetera.
E quindi ecco, l'insieme di cose che abbiamo visto oggi ha tutte le caratteristiche che magari possono anche fare la differenza domani tra un trovare lavoro e non trovarlo. Qui, come in ogni parte del mondo, visto che quegli strumenti che abbiamo visto sono il punto di partenza per potersi interfacciare con gente che lavora in questo settore ovunque, in maniera seria. Oltre che gli strumenti